La missione del centro è lo sviluppo della ricerca multidisciplinare relativa all'ingegneria dell'autoveicolo e ai sistemi intelligenti di trasporto. Abbiamo scelto inizialmente di impegnarci su 4 aree, ispirandoci alle linee di sviluppo dell'Unione Europea. Green Vehicles, mobilità sicura ed integrata, realizzabilità e competitività, mobilità urbana e logistica. Molti gruppi di ricerca sono già attivi nel Politecnico sui temi suddetti. Il centro è dedicato a creare un ambiente in cui tutte queste competenze possano integrarsi per svolgere una ricerca multidisciplinare e aperta al trasferimento tecnologico. È parso importante localizzare questo centro nel Politecnico di Torino, che ha una leadership a livello internazionale su questi temi, nella regione Piemonte, che è il territorio a più forte vocazione industriale, proprio verso i sistemi di mobilità. Ciascuna delle linee di sviluppo è stata declinata in ulteriori obiettivi di primo livello. Per il tema dei Green Vehicles ci si vuole in particolare impegnare sulle nuove tecnologie per motopropulsori e chassis per i futuri veicoli ibridi ed elettrici. L'integrazione e il controllo del motopropulsore e dei sistemi a bordo del veicolo, i veicoli a basso o addirittura zero emissioni. Per il tema della mobilità sicura ed integrata si lavorerà su sicurezza attiva, passiva e preventiva per i veicoli di nuova generazione, veicoli connessi e veicoli autonomi, secondo standard internazionali, e sistemi di trasporto terrestre sostenibili. Per il tema della realizzabilità e competitività studieremo prodotti e processi per l'alleggerimento dei veicoli grazie all'uso dei nuovi materiali e dei nuovi processi di produzione e sistemi innovativi per la produzione dei veicoli. Le stime ci dicono che passiamo in un'automobile quasi un'ora al giorno. Vi trasportiamo ciò che abbiamo di più prezioso, noi stessi, la nostra famiglia, i nostri amici. Negli anni sono stati fatti passi enormi per rendere l'automobile un luogo confortevole, pratico e soprattutto sicuro. Ma mai come oggi le tecnologie ICT e le nuove reti cellulari, il cosiddetto 5G, ci mettono a disposizione strumenti che consentono alle auto di integrarsi perfettamente in un ecosistema in cui i veicoli dialogano tra di loro e con le infrastrutture di bordo strada. Chi è alla guida ed i sistemi di controllo automatico del veicolo possono ricevere in tempo reale segnalazioni di ostacoli pericolosi o posizioni degli altri veicoli in incroci a poca visibilità o dietro una curva cieca. Possono dialogare con gli smartphone che abbiamo in tasca quando camminiamo per strada e aumentare la sicurezza dei pedoni. Nel laboratorio Carset Polito studiamo come inviare e raccogliere queste ed altre informazioni e come integrarle con i dati della sensoristica di bordo per un monitoraggio capillare dell'ambiente stradale circostante. Tutto questo è essenziale per le auto che in futuro si guideranno da sole, ma anche per rendere oggi più piacevole e sicura la nostra ora di guida quotidiana. L'auto di oggi sta subendo una delle più profonde e radicali trasformazioni, legata all'introduzione di sistemi intelligenti. Questi faranno sì che il veicolo del futuro sarà più efficiente, sicuro e con un minore impatto ambientale, connesso sia ad altri veicoli che con la strada. Un elemento chiave di questa trasformazione è ripensare i componenti dell'auto nell'ottica di renderli capaci di adattarsi alle diverse situazioni, scambiando informazioni con gli altri componenti. Il gruppo di ricerca in cui lavoro si è quindi focalizzato su 2 tematiche: lo sviluppo di sistemi intelligenti per il miglioramento della stabilità e delle prestazioni e lo studio di powertrain elettrificate per migliorare l'efficienza energetica. Il primo tema comprende ammortizzatori rigenerativi che permettono il controllo attivo o semiattivo delle sospensioni, che adattano quindi il loro comportamento quando il veicolo si accorge dell'ostacolo che deve superare o della manovra impostata. Questi ammortizzatori nel contempo sono in grado di recuperare l'energia vibrazionale, convertendola in energia elettrica e riducendo i consumi. Un altro studio riguarda sospensioni che adattano la distanza da terra in funzione delle condizioni di carico e della velocità,
al fine di migliorare l'efficienza aerodinamica e facilitare l'accessibilità a costi, ingombri e pesi contenuti. Lo sviluppo di strategie di controllo per la gestione della coppia delle ruote e la gestione del controllo di sterzata in veicoli a 4 ruote sterzanti è un altro tema di ricerca, le cui ricadute sono principalmente legate al miglioramento della stabilità laterale. In ultimo, menziono lo sviluppo di sensori virtuali per il miglioramento delle prestazioni del veicolo, sia in termini di efficienza che di stabilità e di sicurezza. Passando poi a parlare del motopropulsore ibrido, l'esigenza di aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni ci ha portato ad indirizzare la ricerca in alcuni ambiti. L'elettrificazione degli accessori motore, in particolare la pompa dell'acqua e il compressore del condizionatore, che diventando elettrici permetteranno di utilizzare l'accessorio solo quando necessario. L'elettrificazione del turbocompressore, inoltre, è un altro settore di ricerca importante, perché permette di migliorare la risposta ai bassi regimi del motore e di recuperare l'energia dei gas di scarico ad alti regimi. Energia che diversamente andrebbe persa. Nel breve periodo l'ibridizzazione sta avvenendo sostituendo il comune alternatore con un motore elettrico in grado di assistere il motore termico in trazione e di recuperare energia durante la frenatura. In quest'ambito stiamo lavorando su dispositivi attivi per il controllo della trasmissione a cinghia che connette il motore elettrico all'albero motore. Come un organismo vivente, il veicolo ibrido è quindi un sistema complesso che integra diverse componenti: ammortizzatori, motore termico, motore elettrico, pacco batterie, che possono scambiare energia fra di loro. Questi sistemi sono oggetto della nostra ricerca sia a livello di componente, sia a livello di ottimizzazione generale, per migliorare i flussi energetici, con lo scopo di aumentare l'efficienza e la sicurezza. Per esigenze di riduzione delle emissioni, i motori tradizionali cedono il passo a motorizzazioni elettriche. Per migliorare la sicurezza, sempre più spesso le vetture offrono sistemi intelligenti simili ad un autopilota. Infine, il nostro rapporto con la vettura sta cambiando. Si sta superando il modello di proprietà e sempre più spesso si sta adottando il modello del servizio basato su car sharing. Il laboratorio Carset Polito si pone l'obiettivo di studiare le tecnologie per i veicoli del futuro, che saranno sempre più verdi, connessi ed autonomi. Il mio lavoro in Carset Polito si concentra sullo studio della prossima generazione di sistemi elettronici, che permetteranno di realizzare veicoli autonomi, sicuri ed economici. In particolare, io mi occupo di utilizzare strumenti come la realtà virtuale per valutare il comportamento dei veicoli autonomi, garantendo il corretto funzionamento in qualunque condizione d'uso, prima ancora di iniziare la sperimentazione su strada. Il laboratorio Urban Mobility and Logistics Systems vede collaborare professori di differenti discipline, tra cui energia, ICT, management, operations management e trasporti. La nostra ambizione è creare una integrazione piena delle operazioni e delle attività per permettere ai cittadini di accedere ai beni di cui hanno bisogno e ai beni di entrare in città. Allo stesso tempo vogliamo pianificare uno sviluppo sostenibile delle nostre città e della loro mobilità e logistica, in modo che le future generazioni abbiano le risorse per soddisfare i loro bisogni, mentre oggi viene supportato lo sviluppo sociale ed economico delle aree urbane. Per queste ragioni, i sistemi urbani di mobilità e logistica sono considerati oggi uno dei temi di innovazione di rottura. I cambiamenti nei trasporti sono una sfida, ma anche e soprattutto una grande opportunità. Allo stesso tempo richiedono una visione sistemica ed umanista della trasformazione e dell'innovazione. Il laboratorio UMLS si focalizza sui diversi e multisfaccettati aspetti del pianificare, creare, operare, mantenere e gestire sistemi di trasporto integrati, efficienti economicamente e sostenibili dal punto di vista ambientale. La nostra sfida è quindi quella di costruire un ambiente multidisciplinare che fornisca uno spazio fisico per l'interazione di ricercatori e studenti di differenti discipline, infrastrutture e strumenti per lo sviluppo di progetti di ricerca innovativi ed un gruppo di professionisti, aziende, stakeholder pubblici e privati e ricercatori che collaborino per una visione della città.
Per realizzare la nostra visione opereremo su diversi livelli. Innanzitutto identificheremo sistemi di acquisizione dei dati, in quanto i dati provenienti dalla città sono il punto cardine per identificare opportunità e minacce. Progetteremo poi una struttura logica su quella fisica, introducendo hub, corridoi e differenti modi di trasporto sincronizzati. Coordineremo e faremo collaborare gli attori della supply chain. Svilupperemo politiche per gestire le smart city ed introdurre nuovi modelli di business. Infine, analizzeremo e modificheremo le abitudini di mobilità per aumentare l'inclusività delle soluzioni proposte. L'ampiezza del nostro team, combinata alla rete di iniziative del Politecnico e a collaborazioni con aziende e centri di ricerca in Italia e all'estero, promette di portare benefici significativi al Politecnico, alla città di Torino e all'intera nazione. Siamo ben consapevoli che gli obiettivi delineati sono molto ambiziosi, ma siamo anche consapevoli delle potenzialità di ricerca dei colleghi, soprattutto dei giovani ricercatori del Politecnico di Torino. Il sistema industriale, fondamentale per il sistema Italia, necessita di basi solide per innestare lo sviluppo richiesto da un mondo che cambia rapidamente intorno a noi. Con il nostro centro saremo protagonisti di questo cambiamento.